Ok, direi che è arrivato finalmente il momento di rivelarvi il perché della mia assenza da YouTube, ma prima, intro. Finalmente, dopo praticamente un mese e mezzo di assenza, sono ritornata qua con un nuovo video, ma è arrivato il momento di spiegarvi il tutto in questo nuovo episodio. Beh, se siamo qui, un motivo ci sarà, e infatti il motivo è l'università, ma non solo. Adesso colleghiamo un attimo tutti i punti perché è successo un po' un casino e vi devo spiegare un po' di robe. Ci eravamo lasciati nel mese di dicembre più o meno che dovevo fare le prove intercorso. Penso di avervelo detto comunque o sulla community o su Instagram eccetera, e a proposito seguitemi sui social che trovate sotto nella descrizione. Bene, in quel periodo ho dato alcune prove intercorso, tra cui la prova intercorso di programmazione, e ho presentato il progetto di OSIT. E adesso vi lascio alle clip. Ok raga, appena finita la prova di programmazione, sarà andata malissimo, io stavo dietro a tutto e niente, lo scopriremo. Ho mangiato e adesso abbiamo il progetto di OSIT giù, quindi parleremo anche del progetto in questo video di vita da laureanda. Capiremo. Intanto c'è una bianca qui dietro che sta messa come me, da stamattina non ne stiamo combinando una giusta. Vabbè raga, andiamo giù, vi aggiorno dopo riguardo il progetto di OSIT. Ok, ho anche presentato il progetto di OSIT, tutto a posto, poi ci direi i voti prossimamente, guardate qua che tramonto. Ed eccoci qua. Adesso questa era l'ultima parte che avevo registrato. Bene, il professore di programmazione dopo un po' di tempo ci ha fatto sapere i risultati, avevo preso 26 alla prova intercorso, quindi mi mancava la seconda metà dell'esame, mentre il professore di OSIT ci ha fatto presentare il progetto e poi ci ha mandato successivamente i risultati, e il mio gruppo, ovvero il mio e quello di Bianca, ha avuto 2,5 punti che si sarebbero andati a sommare al voto dell'esame per poi appunto fare un'unica media. È passato il tempo, io ho continuato a studiare ed è arrivato il giorno dell'esame di diritto del turismo, una materia che se mi seguite sapete che non mi piace, cioè io e diritto siamo incompatibili come strade, però nonostante questo non vuol dire che io non la studi, anzi ho fatto del mio meglio e ho anche partecipato al progetto da corsista, quindi ho presentato una piccola tesi su un argomento che avevo concordato con la professoressa, e poi la professoressa mi ha fatto una domanda del programma e adesso vi lascio alla me del passato. Stamattina sono andata in università a dare l'esame di diritto del turismo e ragazzi, non me lo aspettavo nemmeno io, ma ho preso 30 e lode. Sono la persona più felice sulla faccia di questa terra, anche se non si vede. Non ho ripreso nulla in università perché ero presa appunto dall'esame, tutte queste cose qui, mi sono dimenticata, comunque mi sono goduta il resto della giornata con i miei compagni e quindi niente raga, non ho ripreso, però va bene. Vi lascio alle rene del futuro che starà facendo tutto il collegamento di questi vari giorni, queste varie cose che stanno succedendo. Ebbene, con questa ultima clip terminano tutte le riprese che ho fatto. Ovviamente quell'esame l'ho dato all'inizio di dicembre, adesso c'erano ancora da dare OSIT, la seconda parte di programmazione e ancora addirittura altri esami, ma ci arriviamo un attimo, ecco. Per quanto riguarda OSIT l'ho fatto il 22 dicembre, la seconda parte, mi sono seduta in aula, era scritto e poi ci sarebbe stato l'orale e niente, l'ho scritto, ho preso di nuovo 15 punti su 15, quindi il massimo, e quello stesso giorno ho fatto anche l'orale. Mi siedo lì all'orale e qui c'è una storia divertente da raccontarvi, perché mi siedo, il professore mi guarda, mi fa ok, lei ha preso 15 alla prima prova, 15 alla seconda, 2,5 punti del progetto, siamo già sul 30, adesso la domanda che le farò sarà per la lode. Mi guarda l'assistente, che era quello che mi avrebbe dovuto fare l'esame, e fa eh no, è perché dobbiamo metterla questa lode, vediamo di farle una domanda difficile così non risponde, al che io rispondo giustamente, è perché non dovrei averla, e infatti poi mi fa la domanda, io rispondo e alla fine ho preso 30 e lode all'esame, quindi avevamo già dato 2 esami, tutte e due con dei voti veramente ottimi. Adesso però bisognava continuare a studiare, quindi in quel periodo dopo Natale, perché ovviamente mi sono presa il 22, 23, 24 e 25 di pausa, mi sono messa a fare programmazione, ovvero la seconda parte, e ragioneria, che era l'esame dell'anno scorso che mi sono portata dietro perché non l'ho dato, e quindi ho preparato entrambi. Alla fine programmazione l'ho fatto il 12 di gennaio, il professore ci ha messo tipo 2 settimane per dirci i voti e alla fine ho preso 28, che poi non so per quale ignoto motivo mi ha trasformato in 30 al libretto, quindi ho 30 in programmazione, quindi GG. Poi ho continuato a studiare ragioneria, però non volevo fare solo ragioneria, quindi ho cercato un altro esame facile che potessi dare nel frattempo e ho studiato
studiato lingua e cultura francese, che era uno opzionale che ho scelto rispetto ad un altro opzionale, da 6 CFU. Di francese mi hanno detto che c'era una dispensa dalla quale studiare e che la professoressa faceva domande su quella dispensa. Qualcuno invece mi ha detto che la professoressa nell'ultimo appello aveva cambiato. Comunque niente, io mi sono fidata della dispensa come ogni mio esame, ho studiato là e ho preso 30 anche questa volta, quindi GG. E francese l'ho fatto veramente pochi giorni fa, il 31 gennaio, mentre ragioneria l'ho fatto il 2 febbraio, quindi ancora meno tempo. E ragazzi, per fortuna non c'era il mio professore, sì, per fortuna, ma c'era l'assistente, e con l'assistente siamo riusciti comunque tutti a passare. Io sono passata con 24, mi ha fatto fare 3 esercizi, di cui uno che aveva un sacco di numeri, un sacco di scritture ed era complesso e non me lo ricordavo, e quindi non l'ho fatto, ma ne ho fatti altri 2 e quindi niente, l'ho passato con 24. GG ragazzi, ho fatto 6 esami questa sessione e quindi ho tolto da mezzo gli esami diciamo più fattibili che avevo. Adesso mi rimangono arretrati microeconomia e matematica, che li porto dietro dal primo anno, e statistica dell'anno scorso, che se non do matematica non posso fare, quindi diciamo che è una conseguenza del non aver dato matematica. E poi ho 3 esami nuovi che devo seguire il prossimo semestre, ma quelli sono altri dettagli. Ora, che c'entra tutto questo discorso con la mia sparizione da YouTube? Semplicemente c'entra il fatto che ho dato priorità in questi mesi, in questo mese, comunque in questo mese e mezzo, all'università. Infatti mi sono concentrata principalmente su quello, ho studiato come non ho mai fatto e direi che i risultati si sono visti. Sono veramente molto contenta di questa cosa, anche se mi è dispiaciuto sparire da YouTube, però devo ammettere che forse questo periodo di pausa mi è servito parecchio. Ah sì, tra l'altro voi a gennaio inizio avete visto il video del cambio occhiali, ma io in realtà quel video l'avevo registrato un bel po' di tempo fa, quindi sì, è come se fosse diciamo vecchio, e quindi sì, non tocco praticamente un tasto di registrazione da tanto tempo, ecco. Questo era tutto quello che avevo da raccontarvi oggi. Ho tante cose da raccontarvi in futuro. Come sapete, questo canale è sempre stato un po' il mio diario, ho sempre caricato robe a caso e probabilmente continuerà ad essere così, perché ho capito che non mi piace avere una nicchia, non mi piace fare le cose fatte bene, nel senso di ok, tutto sistemato e preciso, si fa questo e questo e basta. E no, non sono così, non ce la farò mai a tenere un canale così, quindi continuerò a caricarvi quello che mi passa per la testa. Ci potrebbero essere video molto più elaborati, video molto semplici come il video degli occhiali, o ancora vlog e tutte queste cose del genere, ma credo che sia forse questa la cosa che più mi differenzia dagli altri canali, ecco. Comunque ci tenevo a dirvi prima di lasciarvi che ho comprato questa felpa che a me piace un botto, ragazzi, cioè guardate che colori, questo viola, cioè stupendo ragazzi, stupendo. Ma questo, se mi seguivate su Instagram, lo sapevate già. Sì, non c'entra niente con questo video, ma ci tenevo a dirvelo lo stesso. Beh, comunque mi sono accorta che sto registrando già da 10 minuti e direi che questo video lo possiamo terminare qua, anche perché ci sono io che lo devo editare, che ho un attimo perso la mano, quindi vorrei evitare di starci 10 anni. Perciò ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, spero perdoniate la mia assenza. E niente, fatemi sapere che cosa ne pensate, fatemi sapere anche se voi andate a scuola o all'università come sta andando questo periodo, e noi ci vediamo prossimamente con prossimi contenuti su questo canale. Bella!